Amici di Giappone a quattro mani, ecco un nuovo video della vostra rubrica preferita, ovvero quella sui libri per imparare la lingua giapponese. Oggi vi parleremo di Exploring Japanese Literature. Vai con la sigla! Questo libro, edito da Kodansha, non è proprio di primo pelo, l'ho acquistato parecchi anni fa, però vedo che è ancora in commercio e è attivo ancora anche il sito e ci sono novità di giorno in giorno, cioè di giorno in giorno no, vabbè, di anno in anno. Quindi andiamo a parlarne. Innanzitutto è un libro di lettura. Abbiamo già fatto un video dove parlavamo di libri con letture graduate, ve lo metto qua sopra così potete andarlo a vedere, ma cosa fare quando si vuole passare a una lettura un po' più concreta, un po' più corposa, meno finta, diciamo, meno giapponese standard creato apposta per il lettore apprendente della lingua giapponese? Si può passare alla letteratura vera e propria. Infatti questo libro vi mostra dei testi letterari veri di autori giapponesi. Appunto abbiamo Mishima, Tanizaki e Kawabata, quindi cioè gente che se non ha vinto il Nobel ci è andata vicino, quindi voglio dire gente di un certo peso. Se volete potete anche fare un quiz: chi è tra questi tre che ha vinto il Nobel? Metteremo la risposta a fine video. Partiamo subito a parlare dei lati negativi. Che lati negativi ha questo libro che vi andrò a illustrare? È in inglese. Questo è proprio il difetto più grande per noi che siamo italiani, nel senso, io sconsiglio sempre di apprendere una lingua da un'altra lingua, se è possibile, però diciamo che un testo del genere mi sembra che non ci sia ancora in lingua italiana, quindi ci si accontenta, però va da sé che dovete conoscere molto bene la lingua inglese. Il secondo svantaggio è che è un libro appunto edito da una casa editrice giapponese, non per il mercato italiano, e quindi ha un certo costo perché è un libro di importazione. Il libro di per sé, cioè in realtà probabilmente è stato creato per degli apprendenti inglesi o americani, cioè americani nello specifico perché qua si parla di dollari americani. Questo che ho acquistato io costava all'epoca più o meno 23 dollari americani, quindi va da sé che è un libro che più o meno costerà una ventina di euro. Io vi metterò il link qua sotto di Amazon, se volete è disponibile al momento, però a 46 euro, che mi sembra un po' eccessivo. Vi consiglio comunque di monitorare perché a volte i prezzi fluttuano. Se lo trovate sui 25 euro, 30 euro magari può valerne la pena, di più non lo so. Un'altra cosa a sfavore è che viene pubblicizzato un forum online che però è stato chiuso, non è più attivo, quindi questa è una cosa in meno, ve la davano in più e mo ve la tolgono. Però cosa succede? A favore cosa abbiamo? Abbiamo appunto il vero giapponese letterario rispetto a un giapponese standard creato apposta a vari livelli. Questo è quello che leggono i giapponesi. Poi cosa abbiamo? Tutto in 2 pagine perché voi avete il vostro testo qua in giapponese, sotto il vocabolario, quindi non avete bisogno di un dizionario, di un vocabolario per andare a cercare le parole, i significati, eccetera, e avete la traduzione in inglese dall'altro lato, sempre con altri vocaboli sotto. Quindi non avete bisogno di altro, voi vi mettete lì concentrati, leggete, andate a vedere i vocaboli che non conoscete e poi vi potete leggere la traduzione per vedere se avete compreso bene, oppure potete lavorare frase per frase come preferite. Tra l'altro la cosa bella è che pochi kanji hanno sopra il furigana, però la pronuncia poi la trovate sotto dove ci sono i vocaboli. Quindi cosa succede? Voi potete vedere se intanto ricordate la pronuncia del vocabolo. Se la ricordate potete controllarla, se non la ricordate andate direttamente a vederla. E
potete pensare anche al significato, perché magari a volte una parola non vi sembra di ricordarla, poi leggendo il contesto ce la potete fare. Altra cosa molto molto interessante, all'inizio c'è questa leggenda dove ci sono, oltre al simbolino che vi dice se questo kanji, questo vocabolo lo trovate più volte nella stessa pagina, quindi sapete che se ha quel simbolino ritornate indietro perché non sarà tra i nuovi vocaboli, ma ci sono delle etichettine che vi dicono se quella singola parola è un onorifico, oppure non lo so se è usato fondamentalmente da maschi, se è un linguaggio più da donne, se è un suono onomatopeico, se è raro, se è arcaico, eccetera, eccetera. E questo è molto interessante. Quali sono questi racconti che sono inseriti in questo libro? Sono di Kawabata, una versione ridotta del Paese delle Nevi. Di Mishima abbiamo Patriottismo, che in italiano, se non ricordo male, lo trovate nella raccolta Morte di mezz'estate e altri racconti. E per ultimo abbiamo Il segreto di Tanizaki. La cosa bella è, come vi dicevo, che vengono aggiunte cose man mano. Attualmente trovate sul sito, che ci arrivate digitando speakingjapanese.com, ve lo mettiamo in sovraimpressione, doveva esserci il forum online e invece trovate, appunto, c'è scritto che il forum è stato chiuso, però sorpresa sorpresa c'è la versione audio del segreto, quindi è molto utile anche per l'ascolto, e c'è scritto che prossimamente nel 2021 inseriranno anche l'audio di Patriottismo. Quindi, che dire, non è che posso aggiungere tanto di più, posso dire che appunto ci sono 2 o 3 paginette prima di ogni racconto dove vi danno appunto un'idea dell'autore, se non lo conoscete ancora, vi raccontano qualcosa sull'autore, poi di solito c'è una pagina dove parlano del racconto di per sé e poi si parte con il lavoro di studio, traduzione e memorizzazione di vocaboli, eccetera, eccetera. Cosa non so se vi può interessare, c'è anche un simpatico segnalibro in omaggio della Kodansha, così, giusto per... quindi direi che questo è tutto. No, non è tutto, c'è anche una mappina carina, così, giusto perché così vi fanno vedere. Questo è serve per Il segreto di Tanizaki, così vedete il percorso. È la zona di Asakusa, Shitaya e Nihonbashi nella tarda epoca Meiji, quindi perché no, usiamola. È un ottimo libro per studiare da autodidatti, fantastico, proprio per la sua struttura, ma io vi sconsiglio di approcciarvi a un libro del genere se non siete almeno a un livello N4 molto spinto verso l'N3. Non è che dovete aver dato l'esame, ve lo do come indicazione per capire il livello che vi serve per comprendere questo libro, perché sennò fate talmente tanta fatica. Io l'avevo comprato quando non avevo ancora dato l'N5, che all'epoca era il 4, vabbè. Quindi l'avevo preso tutta entusiasta, che bello, me l'ho messa un po' a lavorarci sopra, ma capivo niente. Cioè, capisci le parole, capisci il senso della frase perché poi lo leggi a fianco, ma vi mancano le basi grammaticali. Quindi, a prescindere dal livello, dovete aver imparato almeno tutta la grammatica di base. Cioè, quindi non solo aggettivi, verbi, eccetera, ma anche le varie strutture specifiche. Quindi io vi consiglio questo. Poi se amate le sfide, magari ci capite una mazza, ma siete spronati ad andare avanti. A me faceva un po' passare la voglia, quindi l'ho accantonato, ho usato altri testi più adatti al mio livello, appunto tipo le letture del Japanese Graded Readers. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, in ogni caso magari lasciatemi un mi piace che è sempre incoraggiante, faremo altri video di questo genere, fateci sapere magari anche se avete bisogno di qualche consiglio specifico su alcuni libri di testo, perché no, se non sono ancora stati recensiti da noi,
e vi diremo se sono in programma o meno, perché ne ho tanti, ne ho veramente tanti, ma non tutti ovviamente, quindi grazie mille e alla prossima, ciao!